Welcome to Test and Review. Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi non un prodotto ma bensì due. La Dovaman mi ha inviato una troncatrice radiale con disco da 254 mm più il supporto da lavoro che sarebbe un cavalletto appositamente studiato per posizionare questa tipologia di prodotti. Comunque io direi di procedere all'unboxing e poi vi farò vedere direttamente il prodotto già montato su questo cavalletto. Via! Vi ho fatto vedere molte immagini prima di essere assemblato e montato tutti i componenti sia del cavalletto che della troncatrice radiale. Adesso vedete già tutto assemblato, tutto montato, guardate quanto è bella. Oltre a farvi vedere le immagini vorrei anche darvi qualche nozione tecnica. Innanzitutto va detto che questo è una troncatrice a due velocità, 3200 giri al minuto per i tagli ferrosi, per il materiale ferroso, e invece per il legno 4500 giri, quindi abbiamo due velocità. C'è il selettore, basta selezionare la velocità per il materiale che si desidera tagliare ed il gioco è fatto. La Dovaman, oltre a montata che è per il legno, stiamo parlando di una lama da 254 mm 40 denti, viene data di un'altra lama identica a quella già premontata, ma anche una lama multimateriale da 48 denti 255 mm. Rimane solo da prendere e fare i test, così da farvi vedere proprio come si comporta questa macchina. Vi faccio questa inquadratura per farvi vedere il fermapezzo. Questo naturalmente si può anche levare allargando appunto questa farfallina, questa vite col finale a farfalla, si può spostare, si può abbassare e alzare, ma soprattutto la possiamo anche spostare sul lato opposto se serve bloccarlo il pezzo anche da questa parte. Quindi dipende dal tipo di lavorazione che dovete fare, ci sono varie soluzioni. Io voglio mettere questo moraletto da questa parte e fare il taglio in questo punto dove è già forato, così lo elimino una parte che già avrei dovuto scartare. Sblocchiamo la lama e facciamo così. Questo viene abbassato, stretto, è in battuta, verso questa parte. Naturalmente va attivato a velocità alta, quindi 4500 giri in minuto, perché è l'ideale per tagliare il materiale legnoso. Ho voluto fare questa inquadratura per farvi vedere come si sblocca la troncatrice. Deve essere leggermente pigiata verso il basso e sganciato questo tirolino arancione, mentre per traslare bisogna allentare questa vite a farfalla, così può sia andare giù e su e traslare per il taglio. Penso di essere stato chiaro, vero?
Ma andiamo col taglio, mettiamo velocità massima. Allora, io direi che il taglio è riuscito molto bene. Stiamo parlando sempre del disco, quello da 40 denti a legno. La prima impressione è stata buona perché comunque, non so se l'ho detto a inizio video, questa macchina non ha né soft start né quick stop, però ciò nonostante l'avviamento del taglio è molto soft, quindi non è come i vecchi motori che davano quello strappo brusco come partivano, e quindi l'ho apprezzato particolarmente. Adesso io vorrei provare un taglio a 45 e vedere come si comporta e soprattutto se c'è lo squadro a 45. Io direi di riavvicinare l'inquadratura e fare questo taglio. Ragazzi, vedete lo squadro? Tagliata alla perfezione. Tutto sta poi settare il macchinario prima di iniziare ad usarlo. Io l'ho fatto con il mio inclinometro tanto per dare una settata, perché questi tipi di macchine non arrivano mai settate. Vi faccio questa inquadratura per farvi notare un problema di tutte queste macchine. I fermapezzo, quando viene messo sulla parte destra, purtroppo va a urtare il lato del motore, quindi dà fastidio durante la lavorazione. Però va messo da questa parte quando si intende fare, questo è il bitone che serve per sbloccare la posizione a 45, il taglio a 45, perché messo da quest'altra parte andrebbe a toccare il disco. Quindi ottimo per fare un lavoro, ma bisogna decidere il tipo di taglio e dove posizionarlo. Direi di fare questo taglio a 45 e vedere come viene, va bene? Ah, dimenticavo di dirvi che per fare il taglio a 45 bisogna anche muovere questa guida, perché vedete, se io faccio in questo modo andrebbe a sbattere questa parte sul supportino, questo fermo. Quindi che facciamo? Lo allentiamo, lo spostiamo, lo richiudiamo, così il taglio a 45 non ha ostacoli. Io direi che il taglio è ben riuscito. Guardate come è venuto bene. Stiamo parlando anche di un legno un po' vecchio, però tutto sommato il taglio non è male. Spero che sia messa a fuoco. Che dici, cameraman? È messa a fuoco? Sì. Vedete? Che dire, ragazzi, anche questo taglio è riuscito bene. Ho cambiato l'inquadratura per farvi vedere il disco che ho sostituito. Prima abbiamo fatto il taglio del legno, quindi con un disco da legno da 254 mm già preinstallato.
Come ho detto già a inizio recensione, in dotazione la Dovoman ci dà anche un disco multimateriale, ma vi volevo far vedere la tipologia di materiale e il tipo di lama. Come vi stavo dicendo, questa lama può tagliare multimateriale, come viene segnato, 48 denti, e può tagliare diverse tipologie di materiale, quindi ferro, alluminio, legno e plastica. Viene segnato anche che i materiali ferrosi devono avere al massimo uno spessore di circa 3 mm, non di più, perché sennò potrebbe rovinarsi la macchina, ma soprattutto non taglierebbe proprio il pezzo. Ma io direi di andare direttamente alla prova pratica e vedere come si comporta. Abbiamo fatto allora queste prove, io direi di riposizionare tutto quanto come in origine e tirare due conclusioni. Scusate, ma ancora ho gli occhiali di protezione, perché quando si tagliano materiali ferrosi vi consiglio vivamente di utilizzarli, perché qualche scheggia potrebbe volare e andarvi a finire negli occhi. In descrizione vi metterò anche la tipologia di occhiale che ho utilizzato. Questi sono particolari perché hanno l'antischeggia anche intorno all'occhio, quindi sono di protezione veramente buona. Ve li consiglio anche questi, E siamo giunti alle conclusioni.
Che posso dirvi su questa macchina? Questa troncatrice è davvero buona, veramente mi ha tolto ogni dubbio. Ha tagliato materiali ferrosi, plastica, legno di varie dimensioni, moraletto, che tra l'altro può tagliare un moraletto fino a 90 mm, quindi non è male come diciamo profondità di taglio. Questo col taglio a 90, poi a 45 diminuisce un pochettino, ma troverete tutte le caratteristiche in descrizione sul link che vi lascerò. Comunque ragazzi, io ve la consiglio, questa macchina è veramente fatta bene, soprattutto se acquisterete insieme anche questo cavalletto che oltre ad essere pratico diciamo che potrete utilizzare dove vorrete questa troncatrice radiale. Vorrei rinnovarvi l'invito di iscrivervi al mio canale, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi caricamenti, ma soprattutto commentate se avete qualche domanda inerente a questa macchina, a eventuali sconti o anche caratteristiche tecniche magari che ne ho parlato durante questo video. Commentate, io come posso vi risponderò. Vorrei ringraziare la Doberman per questa possibilità che mi ha dato di recensire la loro troncatrice radiale e naturalmente, come ho detto prima, se ci saranno dei codici sconto li metterò sotto in descrizione. Un saluto a tutti e grazie di essere stati con me.